Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale Calciomercato in casa Napoli perché il giorno di Højlund si è trovata la quadra, dettagli dell'operazione, cifre a quanto pare, visite mediche che si effettueranno tra domani e giovedì. C'è questa situazione centrocampista, Elmas Brescianini ieri avanzava, oggi meno, Elmas dietro l'angolo e Mazzocchi che ha comunicato il suo volere alla società. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, facciamo il punto della situazione. Se passate per la prima volta sotto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete, attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace il contenuto, come dico sempre, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Da dove partiamo? Partiamo ovviamente dalla situazione Højlund. Potrebbe essere il giorno decisivo per l'arrivo di Rasmus Højlund a Napoli, dove aver trovato l'accordo di massima con il giocatore, il club azzurro sta limando gli ultimi dettagli con il Manchester United. L'intesa con il centravanti ha spinto la dirigenza partenopea a muoversi con decisione verso il club inglese, trovando un'intesa di massima su un prestito con obbligo di riscatto condizionato per cifre complessive che si aggirano intorno ai 45 milioni. Il prestito immediato dovrebbe avere un costo di 5 milioni, mentre il riscatto, in base al rendimento del calciatore tra gol segnati, presenze accumulate, qualificazione Champions League e quant'altro, per un importo di 40 milioni, quindi 45 complessivi, operazione anche abbastanza rapida se calcoliamo che comunque una settimana fa si è fatto male Lukaku. Alla fine il Napoli, scosso da questa situazione, perché scosso da questa situazione, non l'avevi assolutamente messo in conto che dovevi tornare sul mercato per un attaccante, alla fine si è mosso anche con i tempi giusti, anche perché visto il Milan che aveva già preso Boniface, visite mediche e quant'altro, comunque è rimasto con tanto di naso. Abbiamo sentito stamattina alle 11 che il Milan ha tentato un inserimento diciamo in extremis per Højlund, perché ovviamente ti viene meno l'attaccante che avevi sondato e portato a fare le visite mediche e sei rimasto con tanto di naso. Højlund sarà un calciatore del Napoli, almeno salvo catastrofi delle ultime ore, dovrebbe indossare la maglia azzurra e noi siamo contenti così, perché poi tra tutti i nomi che sono usciti potevi sicuramente affondare su qualcun altro, ma tutti presentavano determinate situazioni di allerta o diciamo caratteristiche che poi potevano sposarsi chi più e chi meno, ecco. Con il progetto Napoli c'è il volere di Conte, l'ha voluto comunque il mister, è stato sondato dal punto di vista tecnico-tattico dal mister, verrà messo nelle migliori condizioni per far bene e alla grande abbiamo finalmente un altro attaccante da poter schierare e quindi aspettiamo le firme, l'ufficialità, che poi con l'ufficialità arriveranno anche maggiori dettagli sulle cifre che si aggirano intorno ai 45 milioni. Centrocampista tra Elmas e Brescianini, viene Elmas o viene Brescianini? Ieri sera Brescianini, ci siamo, trattativa avanzata, sì, del calciatore, eccetera eccetera eccetera. Ad oggi installo trattativa per Brescianini. Io mi auguro che il Napoli diciamo non stia affondando, perché c'è Elmas dietro ovviamente alla situazione centrocampista. Il Napoli è ottimista, tant'è vero le ultime, nel poter concludere positivamente la trattativa per il ritorno di Elmas dall'Ipsia. Il macedone ha fatto capire di voler indossare la maglia azzurra, eccetera eccetera. Elmas rimane comunque in uscita, c'è un'offerta del Napoli già fatto 1,5 milioni di euro più 11,5 per il diritto di riscatto. D'altro canto Elmas 189 presenze con il Napoli in 4 stagioni, ha vinto uno scudetto e quant'altro, eccetera eccetera eccetera. Brescianini, sedotto e abbandonato un anno fa, è un nome che torna in lista, ma è probabile che uno escluda l'altro. Fra oggi e domani sono previsti nuovi contatti tra le parti. Una sua cessione aprirebbe le porte dall'Atalanta a Yunus Musa del Milan, quindi c'è questa situazione, questo triangolo, ecco, Elmas, Brescianini, Musa con l'Atalanta, il Milan e il Napoli impegnate in questa trattativa di mercato. Io mi auguro si chiuda per Elmas tra i tre, per il semplice fatto che, vista la mediana del Napoli e come è stata strutturata e come
si sta incamminando dal punto di vista tattico il centrocampo a Napoli, Elmas sarebbe grasso che cola per le sue caratteristiche: inserimento, incontrismo, tanta corsa, perché Elmas comunque è tanta corsa. Il Napoli diciamo che va sull'uomo, uomo su uomo nella prima pressione, e quindi anche lì ha caratteristiche che possono far bene nel caso devi sostituire un centrocampista. Poi a partite in corso vuoi passare a 3, diciamo in avanti, hai un Noah Lang influenzato o un Noah Lang, non lo so, non disponibile per una partita, puoi anche schierarlo lì, perché Elmas ha fatto bene anche diciamo da esterno, non è un esterno puro, non è quel calciatore che ti punta uno contro uno, se ne va, ti siede, però dal punto di vista tattico è molto intelligente. E poi giovane, perché non è che stai andando a prendere Elmas che ha 34 anni o 30, che sia, e quindi lunga vita a questa trattativa, speriamo di portarla a casa, così facciamo Højlund, Elmas. E questa situazione terzino destro, c'è stata la volontà di Mazzocchi dichiarata alla società, almeno per quello che ci fanno sapere. Mazzocchi ha dichiarato di voler restare a Napoli, ma diciamo che non ci voleva la zingara, né per capirlo né tantomeno per saperlo. Mazzocchi è del Napoli e Mazzocchi sarà del Napoli, credo 25-26, anche perché Conte, al di là delle presenze, al di là di quando, come, dove l'hai schierato, ne ha sempre parlato bene, soprattutto dal punto di vista del gruppo uomo spogliatoio. Mazzocchi, lui e le sue barzellette con McTominay e quant'altro, quindi si predilige sempre il gruppo. L'ha detto De Bruyne: se non ti metti a disposizione del gruppo con Conte sei fuori. Quindi non servono calciatori individualisti, non serviranno con Conte calciatori individualisti che prime donne sono tutto io e quant'altro, ma si predilige il gruppo sia sul rettangolo di gioco sia al di fuori, spogliatoio, allenamento e quant'altro. Ecco perché Elmas, che ritorna sempre, poi sarebbe oro colato, anche perché educato come calciatore, non ha un procuratore che si mette ogni 3 giorni ma Elmas, ma Elmas, ma Elmas, e poi è già stato a Napoli, ha già giocato con alcuni del Napoli, perché poi comunque c'è stato questo ricambio di calciatori e non sono rimasti in tanti che hanno giocato con Elmas. Però la piazza la conosce, la città ovviamente l'ha vissuta già, quindi dal punto di vista dell'integrarlo servirebbe veramente poco. Tatticamente Conte saprà sicuramente metterlo in condizioni, e visto il Napoli, ripeto, in mediana contro il Sassuolo, è oro colato la situazione di Elmas, se riusciamo a portarlo a casa. Poi Mazzocchi, parte Zanoli, a quanto abbiamo letto dovrebbe partire Zanoli, e quindi farti campionato e Champions con Di Lorenzo e Mazzocchi in tanti. Ma stiamo rischiando, ma veramente facciamo, ma così, ma colì. Per me il punto a favore di Mazzocchi è la voglia di stare a Napoli. Chi ha voglia di vestire la maglia, chi ha voglia di sacrificarsi per la causa, per il gruppo, per gli obiettivi che provi a raggiungere, non provi a raggiungere durante l'annata, ti danno quel quid in più dal punto di vista della prestazione. Poi può darsi pure che, mi auguro che non sia così, e che il Napoli non vada a finire in trattative nelle ultime ore di mercato, perché poi il calciomercato nelle ultime 48 ore diventa un macello totale. Puoi anche arrivare il giorno 31, Gianlu Sanchez sta venendo a Napoli a fare le visite mediche, ad esempio, che poi c'è tutto in ballo, perché ci sono società che arrivano con l'acqua alla gola nel dover vendere per forza determinati calciatori, altre che cercano di approfittarne. Ma credo che il Napoli si voglia completare quanto prima, per togliersi veramente di mezzo e concentrarsi solo sul campo, stavo dicendo sul calcio, concentrarsi solo sul campo, perché poi è ciò che conta, i punti da portare a casa. Fatemi sapere cosa ne pensate. Forza Napoli come sempre, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!